È di qualche settimana fa la notizia che il mondiale 1.8 buggy nitro in Brasile è stato cancellato. Ora, a prescindere dal fatto che quando è uscita la notizia che il campionato del mondo sarebbe stato ospitato dal Brasile, un po' di dubbi mi sono sorti, perché il Brasile, ragazzi, è una nazione molto complessa dal punto di vista delle importazioni di materiali e quindi avevo previsto che potesse esserci qualche problema negli scali aeroportuali al momento dell'arrivo con tutto il materiale che i piloti di modellismo che devono fare un mondiale si portano dietro. Quindi avevo previsto qualche complicazione, ma sinceramente non avrei mai pensato che il mondiale potesse essere cancellato a pochi mesi dal suo svolgimento. Ma non solo a pochi mesi dal suo svolgimento, a pochissime settimane dal warm-up. Infatti la gara di warm-up era prevista per il mese di aprile. Ora ragazzi, prima di entrare nel vivo del video mi metto a sedere e cerchiamo di fare un po' di chiarezza per coloro che non conoscano questi meccanismi, per coloro che non sanno niente di campionati del mondo di automodelli scala 1.8 buggy. E quindi iniziamo col dire chi è IFMAR. IFMAR è la federazione mondiale dell'automodellismo, quindi gestisce praticamente tutte le categorie di automodellismo da competizione e ovviamente anche il buggy, che è la categoria che io faccio e che è quella di cui parleremo in questo video. IFMAR ha sotto di sé diversi blocchi. Il blocco EFRA, che ha sotto di sé praticamente la stragrande maggioranza delle nazioni europee dove si pratica modellismo. Il blocco ROAR, che ha Stati Uniti e Canada, il blocco FEMCA, che ha sotto di sé Australia, Brunei, Cina, Hong Kong, Indonesia, Giappone, Corea, Kuwait, Macau, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taipei cinese e Thailandia. E il blocco FAMAR, che è quello che appunto doveva organizzare questo campionato del mondo. Il blocco FAMAR ha sotto di sé Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Israele, Messico, Perù, Sudafrica e Venezuela. Ovviamente ragazzi, i campionati del mondo di ogni categoria sono a rotazione nei vari blocchi e questa rotazione è prevista e pubblica e la potete trovare sul sito IFMAR. Quest'anno, come detto, era l'anno di FAMAR per il buggy e quindi la nazione prescelta era il Brasile. Partendo dal presupposto che non commenterò in nessun modo le motivazioni per le quali il Brasile non abbia più potuto organizzare questo campionato del mondo, si è letto di tutto e di più, ma ovviamente non è questo il problema. Il problema però è che un evento come un campionato del mondo deve essere preparato. E soprattutto col warm-up in aprile molte aziende, molti piloti avevano già acquistato biglietti, avevano già organizzato le spedizioni del materiale per avere tutto a disposizione durante la gara, avevano già magari preso giorni impegnati per questa attività. Quindi ragazzi, è un po' una sconfitta. Io penso che cose di questo tipo sinceramente non dovrebbero accadere, perché ovviamente creano disagi in un mondo che sinceramente non sta vivendo nell'oro. Oltretutto creano incertezza nei piloti. Io per esempio avevo già deciso di non partecipare a questo campionato del mondo, ritenendolo molto complesso a livello di logistica e ritenendo appunto di non essere in grado di poter svolgere tutte le attività al meglio per essere pronto per questa gara. Ma il regolamento che cosa dice in questi casi? È previsto un caso di rinuncia del campionato del mondo? Certo ragazzi, è previsto e il regolamento dice che c'è un mese esatto di tempo per fare una nuova proposta da parte del blocco organizzatore a IFMAR. Il board si riunisce e decide l'esito di questa proposta. Nel caso di un rifiuto si tornerà ad organizzare il campionato del mondo nel blocco che ha organizzato il campionato del mondo precedente. Quindi in questo caso EFRA, perché vi ricordate l'ultimo campionato del mondo è stato fatto in Spagna, a Redovan. E cosa è accaduto invece?
Questo mese di tempo non è trascorso ed esattamente 7 giorni dopo è uscita un'altra notizia sul sito internet e sulle pagine social di IFMAR, dove appunto si diceva che il campionato del mondo veniva nuovamente organizzato dal blocco EFRA. Ma non solo, perché oltre a essere nello stesso blocco del campionato del mondo precedente, è anche nella stessa nazione, in Spagna. Ma non solo, perché oltre a essere nella stessa nazione è anche nella stessa città e quindi nella stessa pista. Quindi ragazzi, IFMAR ha deciso che il campionato del mondo verrà nuovamente svolto a Redovan. Ora qua ragazzi c'è da fare una premessa, perché io adoro la pista di Redovan. La mia macchina e i miei materiali vanno fortissimo nella pista di Redovan, tant'è vero che sono riuscito a entrare di nuovo in EFRA Ranking A all'ultimo campionato europeo che è stato svolto a Redovan. La location è fantastica, avete visto che ho deciso per le ferie 2023 di passare 3 settimane in una casa a Redovan con piscina, favoloso, quindi sono stato benissimo. Adoro i proprietari dell'impianto, tutta la famiglia Baldo, ci conosciamo ormai da diversi anni e adoro tutto, però ragazzi sinceramente sono rimasto abbastanza deluso. Mi piace pensare il campionato del mondo come lo è sempre stato, cioè itinerante, un campionato del mondo che varia le sue location edizione dopo edizione e che fa scoprire la gara più importante del mondo a diverse platee di diverse nazioni. Credo che uno degli scopi fondamentali di IFMAR sia la promozione e la divulgazione del mondo RC in tutto il mondo. Quindi, secondo il mio punto di vista, organizzando 2 volte il campionato del mondo nella stessa location si perde un po' di questa efficacia. Probabilmente organizzare il campionato del mondo a Redovan per IFMAR è sicuramente stata una certezza, un porto sicuro con organizzatori ormai di esperienza che sicuramente non sbaglieranno niente. Però bisogna anche pensare che andando sempre solo nei porti sicuri non si dà la possibilità di crescere, di migliorare ad altre nazioni che vorrebbero almeno, come dire, provarci. Oltretutto ragazzi, questo mondiale era l'edizione immediatamente successiva, quindi praticamente troveremo nell'albo d'oro 2 edizioni del mondiale attaccate nello stesso impianto, nella stessa nazione, nella stessa città. Secondo il mio punto di vista, se succede questo, dobbiamo sicuramente rivedere qualcosa. Parlando poi di aspetti pratici che sicuramente non interesseranno alla maggior parte di voi, io non so se voi vi rendete conto di come si accede a un campionato del mondo, perché negli ultimi anni le cose sono molto diverse dal passato. In questo caso parlo di come funziona in Italia, non nel resto del mondo. In passato venivi chiamato dalla Federazione Nazionale AMCI a rappresentare l'Italia ai campionati europei o ai campionati del mondo. Chiaramente era una rappresentazione di merito che veniva presa dalla classifica nazionale e eri tu ad essere chiamato a rappresentare l'Italia, mentre oggi funziona esattamente al rovescio. Sei tu pilota che chiedi di poter rappresentare la tua nazione ai campionati europei, ai campionati mondiali. Dalle richieste vengono vagliate e accettate quelle che in ordine di classifica e quindi di ranking sono in posizione di qualifica per le varie gare. Tutto questo si fa a dicembre, quindi tu a dicembre dell'anno precedente devi sapere a quali gare internazionali, europee e mondiali vorrai partecipare. E ovviamente nel caso mio io ho rifiutato la partecipazione al campionato del mondo perché appunto in Brasile tra logistica, quello e quell'altro non me la sentivo e quindi non ho fatto nessuna richiesta. Ma adesso che è in Europa probabilmente potrei voler fare la richiesta. Quindi mi immagino che la federazione nazionale faccia un nuovo bando con delle nuove richieste per poter partecipare, e tutto questo a soli 5 mesi dalla gara.
Oggi vi ho portato un bel argomento, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate nei commenti, vorrei che provaste a mettervi nei panni di chi fa questo tipo di gare e spero di avervi spiegato tutto nel miglior modo possibile e che sia un racconto che vi abbia portato a riflettere. Immagino che tanti dei piloti professionisti che andranno al campionato del mondo vorrebbero scrivere, ma non scriveranno niente, ne sono già praticamente quasi certo. Io sinceramente sono senza parole da questi avvenimenti, però ho voluto ugualmente farci un video perché ritengo che sia giusto parlare di queste cose e far capire anche noi piloti come la pensiamo. Sto dicendo noi, in realtà io qua ho detto soltanto il mio pensiero personale, ma penso che sia il pensiero di veramente tantissimi piloti che praticano campionati del mondo. Ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!